sono Sergio, vi parlo dall'Algarve. Vi ricordate l'anno scorso eravamo in un'altra spiaggia, però 7 mesi sono passati, 8 mesi da quando abbiamo fatto il primo video e io ho vissuto le varie stagioni dell'Algarve. Ho vissuto l'autunno, l'inverno, la primavera e anche l'estate e adesso siamo in luglio. In luglio qui è meraviglioso, ma non per niente le altre stagioni sono meno. Ho passato un inverno fra i 18 e i 16 e 18 gradi, una primavera ancora meglio e poi è arrivata l'estate che è bellissimo, perché qui il clima oltre i 28 gradi non va, 28-30, però sempre con una brezza leggera che spira dal mare e porta sempre un certo alito di vento che ti dà una bella soddisfazione. Quest'anno l'ho vissuto nella cittadina di Faro e per poter trascorrere le varie giornate con piacevolezza, oltre che andare in giro, ho costituito un gruppo su WhatsApp, con WhatsApp, un gruppo di trekking e tramite le varie diciamo social con cui ci si confronta sono riuscito a mettere insieme circa una quarantina di persone e di conseguenza siamo andati a fare trekking, abbiamo fatto delle partite di burraco, ci vedevamo la sera e andavamo ai ristoranti, insomma una vita sociale, non dico intensa, ma è sufficientemente valida, perché qui in Algarve ci sono parecchi italiani e questa comunità di italiani, che è un po' sparsa per tutta la costa dell'Algarve, da Tavira a Villareal fino a Lagos e Portimao, però tramite questo social e questo gruppo WhatsApp ci riuniamo e possiamo incontrarci quando ci pare. Quindi è un vivere costantemente in atmosfere amichevoli, un qualcosa di insieme. Il popolo portoghese è un popolo abbastanza disponibile e affabile, e anche la lingua portoghese, che sembra, dice, vabbè, non parlo portoghese, è difficile, no, perché essendo una lingua latina è molto simile all'italiano, molto vicina alla nostra lingua. Io non lo parlo quasi per niente, eppure riesco a comunicare con loro. Basta parlare in italiano molto lentamente e loro ti rispondono anche loro con una certa lentezza e insieme si riesce a comunicare piuttosto bene, diciamo, sì. E poi mi sono portato anche la mia cara macchina e quindi con lei sono andato in giro a visitare le varie spiagge dell'Algarve, che in Algarve, come dicevo l'altra volta sull'altro video, ce ne sono tantissime, quindi è sempre un piacere andare di qua di là e visitare i vari posti. In Algarve ho avuto la possibilità di avere, oltre il clima che, come dicevo prima, sempre, non dico perfetto, ma perlomeno un clima superiore ad altri posti, una situazione di spiagge particolari e ben vive. Quest'anno che è trascorso, in effetti l'ho vissuto nella cittadina di Faro, come dicevo prima, è una città piuttosto ben equilibrata, perché sia la popolazione sia i cittadini stranieri come me sono ben voluti, sono accettati con una certa disponibilità da parte dei portoghesi e quindi si vive in un connubio piuttosto valido fra noi stranieri e il cittadino di Faro, perché vedete, Faro è una città molto tranquilla, valida, c'ha un buon equilibrio con la sicurezza, ti senti molto sicuro in questa città, però ha un problema, per me, dal mio punto di vista perlomeno, non ha le spiagge dirette, nel senso che per andare a mare devi prendere la macchina e spostarti di circa un quarto d'ora, 20 minuti in macchina. Questo qui io vorrei evitarlo, quindi vorrei trovare qualcosa che mi dia la possibilità di accedere direttamente al mare, non dico dalla finestra,
ma perlomeno dopo 5 minuti a piedi. E quindi forse andrò in altro posto, forse ad Albufeira, forse a Portimao, non so, devo ancora decidere. E qui in Algarve in effetti il turismo è molto intenso, c'è una quantità di turisti rilevante, ma perché? Perché questo sì è il sud del Portogallo, ma è la parte più ricca, più richiesta da chi desidera fare una vacanza particolare, quindi non è che sia così a buon mercato come a volte si dice. Quindi chi vuole vedere e stare qui in Algarve deve prima visionare bene, perché i costi non sono poi così bassi come si crede. Per quanto riguarda la ricerca delle case, le case qui ce ne sono parecchie, però spesso loro le usano per uso turistico, quindi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Ed allora per vedere e trovare casa qui è molto più facile trovarla da ottobre in poi, quindi nel periodo autunno inoltrato, inverno e inizio primavera, dopodiché diventa piuttosto difficile trovare le case per tutto l'anno. Per me quindi, se posso darvi un consiglio, è preferibile che voi, se volete fare una esperienza positiva, veniate qui in Algarve per fare una vacanza, una decina di giorni, visionate cos'è questo territorio, cosa vi può realmente offrire, cosa sono realmente i prezzi che hanno qui in Algarve, e poi decidere, perché altrimenti potreste essere in difficoltà poi in un secondo tempo. Vi auguro una buona giornata e vi saluto a tutti, ciao!